suonare, andare in tour, ripartire in quarta subito. Probabilmente andare a mangiare una pizza nella mia pizzeria preferita, che è qua vicino a casa, e che tra l'altro è chiusa già da un po' perché stanno ristrutturando il negozio e quindi già non ho potuto mangiarla un mesetto prima di partire, poi sono stato via in Sud America e ora questo, quindi avrò sicuramente voglia di mangiarmi questa pizza. E dopodiché speriamo di tornare alla normalità, insomma, suonare, fare tour, vedere gente, andarci a bere una birra, insomma, vedere gli amici. Un po' tutte le solite cose che diamo sempre per scontate, ma che in questi momenti ancora di più ci mancano e ci fanno capire quanto fanno parte della nostra vita e quanto sono importanti per la nostra vita. L'attuale situazione coronavirus stiamo vivendo armati di tanta pazienza, in casa, aspettando, seguendo le indicazioni che ci dicono di seguire e basta. Purtroppo non c'è altro che possiamo fare. Siamo a casa, cerchiamo di tenerci occupati, io sto suonando un po' la chitarra acustica, ho ripreso a studiare, videogiochi, qualche fumetto, qualche libro, un po' di serie TV, un po' di ginnastica, insomma cerchiamo di tenerci impegnati. Ci annoiamo, ma cerchiamo di tenere duro e di vedere del positivo anche in questa situazione, non proprio idilliaca. Eravamo in Italia, eravamo appena tornati praticamente dal tour in Sud America, dove già si sentivano queste notizie del coronavirus. Siamo atterrati in aeroporto, ci hanno pistolato per la febbre e niente, poi è iniziato tutto questo incubo. La mia prima sensazione quando questo è venuto fuori è stata merda, e ora cosa facciamo? Perché purtroppo noi, viaggiando spesso, avevamo un altro tour in programma un paio di settimane dopo, che avrebbe preso oltretutto tutta la parte, quella di Australia, Giappone, Malesia, Indonesia, sud-est asiatico, Emirati Arabi, tutta zona molto molto a rischio, ancora inconsapevoli che poi tutto il mondo sarebbe diventato zona a rischio, zona rossa. Avevo già quel sentore che avremmo dovuto cancellare il tour purtroppo, e così è stato, però vabbè, non ci possiamo fare nulla. E stavamo finendo il tour sudamericano, che per fortuna siamo riusciti a portare a termine senza dover cancellare niente. Dopodiché, tornati nel weekend, abbiamo fatto un weekend praticamente liberi e poi da lunedì si è iniziato con la quarantena, anche se non quella ancora completamente chiusa, ma quella un po' più volontaria che c'era all'inizio. E quindi poi eravamo a Milano e per fortuna siamo rimasti a casa in modo da non lasciare sole le nostre famiglie e anche di non rimanere bloccati da qualche parte. Quindi abbiamo subito pensato di rimandare e posticipare tutti i tour che avevamo in ballo nel mese di marzo, aprile e possibilmente anche maggio, visto che era tutto abbastanza prevedibile, nel senso che se arrivava qui, come con tutti i virus arrivano un po' dappertutto, poi non è che riesci a contenerli più di tanto, sarebbe potuta essere una situazione magari non così estrema, che poi in realtà si è rivelata forse anche più estrema di quella della Cina, quindi le aspettative erano quelle, anzi forse mi aspettavo anche prima delle misure un po' più drastiche, in quanto appunto in Cina abbiamo visto che non si sono certo risparmiati per risolvere il problema e probabilmente bisognava fare lo stesso qui già da subito. Purtroppo tante notizie fuffa che sono uscite qui in Italia sono arrivate anche oltreoceano e non hanno giovato sicuramente nella nostra situazione, però ora si ritrovano anche loro nella stessa identica situazione, quindi ora ormai non si può più fare altro. Io personalmente ho degli amici che più che altro mi stanno chiedendo come si devono comportare, perché essendo 3 settimane indietro rispetto a quello che è successo a noi, e loro iniziano ad avere ora tutto quello che a noi è successo qua 2 settimane fa, quindi chiedono informazioni: ma cosa devo fare, come mi devo comportare, ma è necessario andare al supermercato a fare razzia di appunto carta igienica o comunque beni primari che possono servire in casa in caso di isolamento.
e cerco di aiutarli il meglio che posso. C'è molta preoccupazione, ci scrivono praticamente tutti i giorni persone un po' da tutto il mondo, alcuni curiosi perché poi quello che è successo qua sta iniziando a succedere anche lì da loro, negli Stati Uniti, in Inghilterra, in Germania, Francia, Spagna, e altri invece preoccupati per noi, per come vanno le cose, sai, avendo solo notizie ufficiali dai media, a volte si pensa, non sempre c'è una cognizione reale di quello che è la vita di tutti i giorni, poi qui sentendo parlare di tutti questi morti, insomma, delle file per comprare la spesa, insomma, per fare la spesa, insomma, c'è preoccupazione sicuramente, c'è preoccupazione e anche aiuto, supporto sicuramente, tanti ci incoraggiano, vogliono sapere, avere aggiornamenti, insomma, quindi c'è un certo affetto anche ovviamente nei confronti della band e di noi, e quindi c'è molta curiosità. Io personalmente non stacco la spina dal 94 e per la prima volta ho staccato la spina, ovvero quando sono a casa per me aprire il computer e fare grafica, musica, video, qualunque cosa per la band è anche un hobby e mi piace farlo. Stavolta purtroppo essendo un periodo di tour, quindi il mio cervello era già settato sul tour, a casa 2 settimane, riposo, sistemare qualcosa, lavanderia, ripartire. Non ero pronto a una cosa del genere e tantomeno a una pausa forzata in questa maniera. Sto giocando alla PlayStation, che mi piace fare, non faccio danni, però mi piace. Disegno, gioco con Lego, qualunque cosa, qualunque hobby ho, in questo momento non lo faccio perché ho la testa libera purtroppo da tutto quello che riguarda il mio lavoro. Diciamo che io di hobby e di passioni ne ho tantissime, quindi sicuramente non mi annoio. Ovviamente questo non toglie il fatto che non è che riesco a staccarmi completamente da quello che di solito faccio, infatti comunque se mi rompo i maroni a fare una roba mi metto qua e inizio a scrivere. Adesso sto facendo una versione piano voce di un pezzo, mi ho fatto un po' di merchandise per il nostro negozio online, così mi tengo occupato. Al momento diciamo che stiamo comunque collezionando un po' di materiale che poi in futuro si potrebbe anche usare. Io personalmente sto tirando giù tanti titoli, frasi per testi, argomenti possibili da trattare. Marco so che sta scrivendo un po' di musica. Diciamo non stiamo pensando a un nuovo disco adesso, però visto che abbiamo il tempo e siamo qua, cerchiamo di trarne il meglio. Alla fine siamo abituati a lavorare a casa, quindi è il nostro ambiente ideale per lavorare e sicuramente bisogna fare il massimo che si può con quello che si ha, e quindi siamo a casa, tiriamo giù idee che sicuramente in futuro potremo poi sviluppare, anche se poi noi quando ci mettiamo a lavorare a un disco tendiamo a farlo poi in quel momento lì, non tanto prima, però ovviamente tutto quello che si raccoglie prima poi torna utile e si può usare sicuramente. Allora, il tour promozionale stava andando molto 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 bene, avevamo appena finito di fare il tour in Sud America, eravamo carichissimi, eravamo pronti ad affrontare tutto, come avevo detto prima, il sud-est asiatico, Australia, eccetera, poi avremmo avuto l'Europa, poi gli Stati Uniti, poi tutti i festival estivi, insomma un programmone top per tutto l'anno programmato, e adesso ci siamo ritrovati qua così, senza fare assolutamente nulla, purtroppo. Il tour promozionale di Black Anima stava andando molto bene, abbiamo iniziato addirittura prima che uscisse il disco dagli Stati Uniti, poi mentre uscivano i singoli, poi siamo passati subito a un tour europeo, che è finito pochi giorni prima di Natale, poi in questo inizio d'anno abbiamo fatto il Sud America, avevamo l'Asia, poi Europa e Stati Uniti ancora, ma ovviamente abbiamo dovuto posticipare, quindi il tour stava andando molto bene perché era programmato un po' in tutto il mondo, quindi Australia, Giappone, Thailandia, Malesia, Dubai, insomma era un po' ovunque. Però insomma abbiamo dovuto un po' posticipare, quindi vedremo poi cosa riusciremo a recuperare, sicuramente cercheremo di rifare tutte queste tappe. Per tanti fans ho notato che questo testo lo associano molto a quello che sta accadendo in giro per il mondo. Questo qui è un altro pezzo che si chiama Apocalypse, non appunto,
E diciamo che queste due canzoni qua le stanno associando parecchio a quello che sta accadendo in questo momento. In realtà il messaggio di Save Me è abbastanza ampio, nel senso che noi lo abbiamo inteso probabilmente più come un messaggio personale nella scrittura originale del testo, però chiaramente una canzone che dice Save Me si adatta benissimo anche al momento storico che stiamo vivendo, alla situazione, al futuro incerto che ci aspetta. E quindi, perché no, è una canzone che va benissimo anche per questo, no? Noi tendiamo sempre a scrivere testi abbastanza aperti, che partono sì da delle esperienze più che altro nostre, personali, ma che poi in realtà li scriviamo in modo in cui tutti poi si possono un po' riconoscere o abbracciarli o farli loro, no? È una cosa che ci dicono molto spesso i fans, è quanto questo testo in particolare, questo o quel testo, Semi è uno sicuramente di quelli che hanno particolarmente colpito da questo punto di vista, li abbia aiutati poi nella vita di tutti i giorni, no? E quindi è giusto che ognuno, una volta che noi lasciamo andare queste canzoni, le rendiamo pubbliche, ne faccia un po' l'uso che vuole e trovi un po' il proprio significato. Poi la canzone è una parte anche molto bella della musica, è il fatto che poi vive in ognuno di noi in maniera diversa, no? La stessa canzone. Quindi sicuramente è cascata a fagiolo, anche se non era stata originariamente scritta per una cosa come questa, ecco. Suonare, andare in tour, ripartire in quarta subito. Probabilmente andare a mangiare una pizza nella mia pizzeria preferita, che è qua vicino a casa, e che tra l'altro è chiusa già da un po' perché stanno ristrutturando il negozio e quindi già non ho potuto mangiarla un mesetto prima di partire, poi sono stato via in Sud America e ora questo, quindi avrò sicuramente voglia di mangiarmi questa pizza. E dopodiché speriamo di tornare alla normalità, insomma, suonare, fare tour, vedere gente, andarci a bere una birra, insomma, vedere gli amici. Un po' tutte le solite cose che diamo sempre per scontate, ma che in questi momenti ancora di più ci mancano e ci fanno capire quanto fanno parte della nostra vita e quanto sono importanti per la nostra vita. Allora, serie TV, sì, ce ne sono parecchie. Delle ultime uscite che mi sono piaciute molto, ci sono Ragnarok, l'ho trovato molto bello. Poi ce n'è com'è che si chiama? Aspetta, non mi ricordo. Aspetta che me la sono segnata. I'm Not Okay With This, molto molto carina, è con la ragazza che fece Hit. Sicuramente sto aspettando cose che veramente mi piacciono tanto, sto aspettando le nuove stagioni di Dark, quelle di Stranger Things, quelle di Umbrella Academy e altre cose. Poi ci sono tantissimi documentari che a me piacciono tantissimo, ce n'è uno sulla Formula 1, Rise to Survive, che è molto molto bello, poi ce n'è uno molto bello e molto straziante, direi. Il nome non me lo ricordo, che memoria di merda. Vediamo un po'. Aguzzini in casa, la vicenda del piccolo Gabriel Hernandez. È molto pesante, però è molto bello e molto interessante. Dischi, sicuramente mi piace tantissimo il nuovo disco dei Body Count, l'ho ascoltato tutto a ruota 50 volte più o meno, è molto 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 stringato, dura poco e lo riascolti volentieri tantissimo a ripetizione. Mi è piaciuto tanto tanto tanto. Questi giorni a casa sto guardando una serie TV su Prime che si chiama The Man in the High Castle, che è una serie, diciamo, distopica sul nazismo, tratta da un libro di Philip Dick, che se non conoscete, diciamo che è stato uno dei padri, diciamo, di questo genere distopico e dai suoi scritti sono stati tratti film come Matrix o Inception e un sacco di altri, forse anche Blade Runner, insomma delle parti dei suoi racconti sono state di ispirazione a tutti questi film. Quindi consiglio vivamente, sono solo 4 stagioni da 10 episodi, quindi neanche relativamente lunga, con un po' impegnativa da seguire, ma una gran bella storia, fatta molto bene. Invece come libri io sto leggendo, mi sto facendo un ripasso, diciamo, di tutti i fumetti, specialmente le graphic novel di Alan Moore, o almeno scritte da Alan Moore per la DC Comics, quindi Swamp Thing, alcune cose di Batman, Killing Joke, insomma, e altre storie.
Watchmen. Invece libri, non sto leggendo libri, qui perché sto leggendo i fumetti. E musica nuova non ne sto ascoltando, ho sentito il disco dei Five Finger Death Punch nuovo una volta mentre pulivo casa, ma diciamo non ho ancora approfondito. E invece sto ascoltando molti classici, molto Neil Young, che è sempre uno dei miei preferiti. Però devo dire la verità, non sto ascoltando neanche troppa musica perché appunto cerco di tenermi più impegnato a suonare o a fare ginnastica, insomma, tenere la mente più occupata. Sto guardando, c'è un canale su, credo, il Digitale Terrestre, che trasmette tutti i film B-movies italiani, che è molto interessante, quindi mi sto rifacendo una cultura sui Thomas Milian, Pierino, eccetera, eccetera, che sono grandi classici con cui sono cresciuto da bambino, e quindi mi faccio un po' di ripasso di quello, anche per vedere qualcosa di più leggero. Ciao a tutti i fans di Open Music e mi raccomando ragazzi, lo so che ve lo dicono tutti, è una rottura di cazzo, ma laviamoci le mani molto bene, mettiamo la mascherina se ce l'abbiamo quando andiamo fuori, se no copriamoci la faccia, cerchiamo di stare in casa il più possibile. Io per esempio non esco di casa da 8 giorni, ho fatto la spesa 8 giorni fa, ne ho abbastanza, quando finirà la spesa andrò fuori. Pazienza, è lunga ed è brutta, però se la facciamo tutti assieme bene, questa cosa si risolve in fretta. Ciao ragazzi. Siamo alla fine, quindi volevo fare un saluto a tutti gli amici di Open Music, grazie per averci seguito e ci vediamo presto, speriamo, sui palchi. Forza Italia, Forza Mondo, ce la faremo, speriamo col minor danno possibile. A presto, ciao.